Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube. La Juventus è stata eliminata oggi anche dalla Coppa Italia. Allora, prima di iniziare, perché ci sarà tanto da dire e anche da togliersi qualche sassolino nella scarpa, vi invito a iscrivervi al canale, ma soprattutto a lasciare un commento e un mi piace. Ho parecchia voglia di sentire le vostre opinioni e anche di interagire con tutti voi. Che dire, una partita che potremmo definire alla Alfred Hitchcock è stata un qualcosa, secondo me, che non voglio dire che mi aspettavo, ma un qualcosa che purtroppo avevo il timore di dovermi aspettare da questa Juventus. I primi sassolini voglio toglierli dicendo che prima di analizzare la partita, del fatto che dopo la vittoria contro il Cagliari, che a mio parere era stata il risultato di un ottimo primo tempo e di un secondo tempo quasi ignobile, direi, dove la Juventus non aveva giocato. eh, Leggendo un po' su YouTube e anche un po' sul web, c'era questa euforia generale della rimonta verso il traguardo dello scudetto. Secondo me questo è un esercizio da tifoso che non fa bene a nessuno, ve lo dico subito. Non perché il tifoso juventino non debba chiaramente ambire a un trofeo, ma oltre che tifosi bisogna essere anche un po' obiettivi. Questa squadra non dà nessun tipo di garanzie. Ma partiamo con la partita. Partita che inizia con i primi 10 minuti dove la Juventus ci illude un po' di poter essere nella serata giusta, con voglia, con tanta corsa, con anche una bella occasione di Nico Gonzalez che spreca un gol abbastanza semplice su una bellissima sponda di Colomoni, che sarà uno dei migliori della partita a mio parere, con Kefren Turam che sarà in cattedra soprattutto nel secondo tempo. La Juventus parte con un 4-3-3 con un Thuram che gioca praticamente davanti alla difesa e con schierando Cobb Miners e Nico Gonzalez, che a mio parere si riveleranno i due peggiori, alcuni, ma soprattutto i due peggiori dell'intera partita. Primo tempo che la Juventus dopo i primi 10 minuti non si capisce come mai, ma inizia a diventare questo possesso palla sterile, dove la Juventus continua a sbagliare passaggi veramente semplici anche da pochi metri, e che l'Empoli sfrutta la prima occasione con un bellissimo gol di Malè, dove Perin non credo che potesse fare di più. La palla viene colpita in maniera praticamente perfetta nell'angolino e la Juventus va sotto 2-0 e rischia di andare sotto anche 2-0 verso il finale del primo tempo, dove l'Empoli prende addirittura un palo su uno dei cambi di fronte che abbiamo visto più volte in questa partita, dove la Juventus soffre tantissimo anche a causa di alcune imprecisioni da parte di Gatti e Kelly, che inizia bene invece la partita ma verrà poi sostituito nel secondo tempo. Comunque nel primo tempo non c'è molto di più da segnalare, a parte verso fine del primo tempo un'occasione per la Juventus che la Juventus non sfrutta, ma si va a riposo sul parziale di 1-0. Ecco, a fine primo tempo ci aspettiamo, credo di dirlo a nome di tutti, dei cambi. Ci aspettiamo di vedere un Nico Gonzalez, che dire appannato è abbastanza generoso, e un Cobb Miners al limite dell'imbarazzo in alcuni momenti, con addirittura alcuni istanti in cui si tira la palla addosso da solo, non si capisce bene cosa voglia fare. Comunque un giocatore sfiduciato e molto in confusione, quindi ci aspettiamo un qualcosa di diverso. Motta invece attende anche troppo per fare questi cambi e niente, tira fuori Kelly e Kopp e mette dentro a sorpresa questo Locatelli in posizione centrale, che non si capisce molto bene come mai, e poi inserisce il Diz che poi si sposterà nella zona della tre quarti di campo. Mantiene in campo per tutta la partita un Dusan Vlahovic che è sembrato veramente il vecchio Dusan Vlahovic, completamente impreciso in un sacco di situazioni, il quale si mangia anche un paio di gol, uno praticamente dove aveva fatto la cosa più difficile, cioè il controllo di palla, a girare, a sorpassare l'avversario, e poi di destro manda a lato anche di molto, e poi si allunga un pallone in maniera quasi inconcepibile su un contropiede, dove poi viene anticipato dal portiere. In quel momento comunque entra in cattedra Thuram, che è stato
io definirei stratosferico nel secondo tempo, e segna un gol di altissima classe con un dribbling pazzesco all'interno dell'area di rigore per poi segnare, diciamo, defilato sulla parte sinistra. Vediamo anche l'esordio, la Juventus comunque rischia ancora sulle ripartenze in un paio di situazioni, se non fosse per i problemi di mira dei giocatori dell'Empoli tra Kwame, che ha sbagliato sicuramente un paio di rigori, e Konate nel primo tempo. Diciamo che la partita poteva anche essere già finita prima ancora del pareggio della Juventus, però negli ultimi 20-25 minuti quantomeno la Juventus è più ordinata, e non a caso questo accade dopo i cambi e l'uscita di Nico Gonzalez e di Cobb Miners, dove a mio parere la Juventus praticamente stava giocando in 9 contro 11 per gran parte del primo tempo, soprattutto per i continui errori veramente grossolani. Un McKennie anche in grandissima difficoltà dal punto di vista fisico, che però quantomeno corre sempre, corre fino allo sfinimento, ma si capisce che chiaramente dopo aver tirato, come si dice, la carretta per così tanto tempo, è un McKennie comunque in difficoltà fisica, che meriterebbe anche di sedersi un attimo in panchina. Prima di arrivare alla fase, diciamo, dei rigori, dove a me interessa anche poco, Dusan Vlahovic sbaglia, poi anche il Diz sbaglia e Perin quasi salva il rigore, mi sembra, su Cacace, però comunque interessa poco. Non si può arrivare in una partita di Coppa Italia dopo essere stati eliminati dalla Supercoppa, eliminati dalla Coppa dei Campioni o Champions League, ed arrivare chiaramente con una partita che sulla carta, anche se ormai la Juventus di partite facili ci ha dimostrato che non ne ha mai, bisognava, non voglio dire distruggere l'avversario, perché l'avversario va rispettato, ma ad oggi ci si aspettava tutti una risposta comunque di carattere da una squadra che comunque era appena uscita da poco dalla Champions League. Quindi comunque la sconfitta, secondo me, ha un sapore ancora più amaro, perché la Juventus ci fa vedere questi momenti di calcio che sono di buona qualità, con delle buone idee, soprattutto in fase di ripartenza, dove ad oggi, io lo dico onestamente, sono veramente stupito da Colomoni. Colomoni era un giocatore che io conoscevo dal Paris Saint-Germain e un po' prima dall'Eintracht, ma comunque un giocatore che non aveva continuità a Parigi. Da noi, anche a livello tecnico, Colomani oggi è stato sicuramente uno dei migliori in campo e uno dei più pericolosi. Ci si chiede, ed è qui che voglio arrivare alla fase un po' più polemica, le seguenti cose, ve le chiedo anche a voi. Ma come mai Motta non schiera Khéphren Thuram? Cioè noi, nelle ultime 15 partite, Khéphren Thuram l'abbiamo schierato una manciata di volte, ma come mai? Cos'è diciamo, il processo per il quale Motta decide che Khéphren Thuram non merita di giocare dal primo minuto, quando è chiaramente a livello fisico il più imponente, sovrastante, devastante, a livello tecnico anche un giocatore ottimo. Chiaramente giocare davanti alla difesa non è il suo ruolo, ma comunque è stato il migliore in campo di gran lunga insieme a Colomani, a mio parere. E dopo, come mai Motta questa partita chiaramente parte con un 4-3-3, ma parte con un 4-3-3 con dei giocatori che sono chiaramente privi di energie, cioè Cobb Miners, Nico Gonzalez e McKennie solo per un motivo di dover rifiatare, Cobb Miners e Nico Gonzalez dal fatto che comunque sono completamente scoppiati, giocatori scoppiati. Io credo che a questo punto la Juventus debba fare delle riflessioni, e non sto parlando dal punto di vista dell'esonero, non esonero, nuovo allenatore, però io mi chiedo, c'è qualcuno a fine primo tempo che negli spogliatoi prende fisicamente gli armadietti e inizia a lanciarli? C'è qualcuno che, non so, prende le panchine e inizia a far saltare tutto per aria? È chiaro che questa è una provocazione, però io non so se vi è capitato di vedere su YouTube, molte volte si possono ascoltare anche, diciamo, negli spogliatoi anche tra Juventus dei piccoli momenti di tensione, dove a fine primo tempo la squadra non sta performando, soprattutto anche nel passato. Cioè ad oggi io vedo una squadra che è veramente in balia di se stessa prima dell'avversario, perché fare un possesso del 50, 60, 70% completamente sterile, senza nessun tiro in porta praticamente nel primo tempo, a parte un paio, è una cosa ridicola. Cioè, ma non è questione di essere la Juventus, il Milan, l'Inter, Napoli o un'altra squadra, è la questione che comunque l'Empoli si presenta a casa tua, ripeto, a casa tua, ok, con una squadra
cioè con assenze, una lista di assenze che mi ricorda quella della Juventus delle prime 5-6 partite, con un sacco di giovani e sicuramente non con l'ambizione di venire a vincere, però gioca una partita molto intelligente, una partita dove aspetta la Juventus e gioca di ripartenze. Il gol di Malé viene così, il palo mi sembra di Konaté nel primo tempo avviene proprio da una ripartenza, anche da un pasticcio un po' difensivo, però mi chiedo cosa deve fare ad oggi la Juventus per uscire da questo tunnel, perché questa partita, a mio parere, la sconfitta di oggi in Coppa Italia, ok? Dove, parliamoci chiaro, nessuno se l'aspettava. Io avevo un po' di timore, dato dal fatto che dalla partita di Cagliari ho visto questo sensazionalismo, questa Juventus che vince 4 partite di fila in campionato. Ma ragazzi, 4 partite di fila in campionato la Juventus le deve vincere. Ma non si può pensare di parlare di rimonta scudetto, tutta una serie di cose, perché abbiamo vinto 4 partite di fila. Ma voi l'avete mai sentita di una squadra di Serie A che vince uno scudetto perché che non riesce neanche a vincere 4 partite di fila? Dopo tutti i pareggi che abbiamo fatto, ci vuole molta calma, ci vuole molta onestà anche intellettuale per capire che questa squadra non solo non è pronta a vincere lo scudetto, ma questa squadra non è neanche pronta a fare un primo tempo e un secondo tempo con continuità. Però io dico anche, per quanto si possa appoggiare l'allenatore, e bisogna sempre appoggiare l'allenatore e la squadra, perché alla fine noi siamo tifosi e tifiamo sempre a favore, non tifiamo mai contro. Io spero che qualcuno vada a parlare con Thiago Motta e sia veramente onesto, perché tante scelte non si capiscono, anche la scelta di mettere Locatelli come difensore centrale nel secondo tempo. Capito che comunque Locatelli ha dato sicuramente un miglior giro palla e l'abbiamo visto anche comunque giocare, secondo me, soprattutto all'inizio, un buon secondo tempo. Però non capisco tutte queste decisioni, perché questo calcio così cervellotico? Perché non capire, anche se oggi Motta gioca col 4-3-3, che da inizio anno la Juventus ha giocato con un modulo sbagliato, che soprattutto non va diciamo, scusate perché a volte faccio fatica tra italiano e inglese, ma molto spesso non fa, diciamo, brillare alcuni calciatori, come lo stesso Khafre Thuram, come lo stesso forse Cobb Miners. Io vedo un sacco di giocatori completamente stanchi, scarichi e sfiduciati, però la Juventus deve essere qualcosa di più. La Juventus è sempre stato qualcosa di più. Una delle qualità prime della Juventus sono il carattere, la voglia di vincere, la fame e l'orgoglio. Se la Juventus perde queste 4 cose, la Juventus perde se stessa e perde la sua identità. Ad oggi, secondo me, non è una sconfitta grave, è una sconfitta gravissima. E io spero che comunque ci sia l'onestà di dirlo di fronte alle telecamere e di non dire che la squadra ha fatto tutto quello che fosse in grado di fare. Perché se questa è la verità, se si va di fronte alle telecamere a dire che la Juventus ha fatto il meglio che potesse fare, allora il problema è molto più grande e andrebbe risolto, ma risolto anche alla svelta, perché a me va bene aspettare per qualsiasi tipo di decisione fino alla fine di questo anno, cioè io non sto dicendo esoneriamo Motta, però non vedo una società presente. In una partita come oggi, una delle società si dovrebbe presentare di fronte ai microfoni, ok? Quantomeno perché alla fine i tifosi siamo noi. La gente allo stadio va a vedere le partite e per vedere uno scempio del genere, dove usciamo ai rigori contro un Empoli da infermeria, ok? Secondo me bisogna vergognarsi, dal primo all'ultimo. E concludo, la vergogna non sta solo per chi allena, perché chi allena ha solo una percentuale di colpe, la vergogna sta alla società quanto a questi giocatori, che ad oggi, di carattere e di meritarsi la maglia della Juve, almeno per quanto riguarda a me, non hanno fatto vedere nulla. Io mi aspetto di più e ve lo aspettate anche voi. Un abbraccio.